Lo sapevi che una sola tonnellata di maionese può contenere circa 650 kg di olio vegetale? Proprio così! Ed ecco il paradosso, sappiamo bene che olio e acqua non si mescolano. Ma allora come fanno dentro un vasetto di maionese a restare uniti per mesi in una crema densa, lucida e perfettamente uniforme? Come riesce una fabbrica a costringere due liquidi incompatibili a rimanere insieme senza trasformare il risultato in una pozza d'olio? Oggi scoprirai come ingredienti comuni e una ricetta apparentemente semplice si trasformano in maionese. E vedrai tutto dall'interno di un'enorme linea di produzione industriale. Benvenuti su Fabbriche in Curiosità. Nell'episodio di oggi seguiremo il viaggio della maionese dalla preparazione degli ingredienti fino al momento in cui la crema attraversa macchinari ad altissima precisione e raggiunge il confezionamento. E quella che sembra una ricetta semplice nasconde un processo in cui temperatura, velocità, acidità e ordine di miscelazione devono agire in perfetta sincronia, come gli ingranaggi di un orologio svizzero. Gli ingredienti sembrano comuni: olio vegetale, acqua, uova, aceto, zucchero e sale. Il mistero comincia quando entrano nella linea di produzione, perché è proprio lì che la scienza deve impedire alla miscela di separarsi. Per ottenere la maionese, l'olio deve essere frantumato in un numero incalcolabile di minuscole gocce e disperso nella parte acquosa della miscela. Queste goccioline tenderebbero a riunirsi, proprio come accade quando l'olio risale sulla superficie di un bicchiere d'acqua. L'industria deve impedire questa separazione controllando allo stesso tempo velocità, temperatura, proporzioni e ordine di aggiunta. È a questo punto che la fabbrica smette di sembrare una cucina ingrandita. Serbatoi, pompe, miscelatori e strumenti di misurazione lavorano in sequenza per creare un'emulsione stabile. Una minima variazione nel flusso dell'olio o nel metodo di miscelazione può modificare la viscosità, compromettere la stabilità e far perdere all'intero lotto lo standard previsto. Per questo ogni fase deve essere ripetibile, monitorata e precisa. E se hai visto il nostro ultimo episodio dedicato al ketchup, ricorderai che la sfida consisteva nel trasformare il pomodoro in una salsa densa e uniforme. Qui il problema è ancora più sorprendente: mantenere l'olio sospeso nell'acqua come se questi due ingredienti fossero nati per restare insieme. E già che ci sei, controlla subito di essere iscritto a Fabbriche in Curiosità, perché ora scoprirai quale elemento sostiene davvero questa struttura: l'uovo, l'aceto oppure la forza dei macchinari. La risposta comincia dalla selezione delle materie prime. Perché prima di mescolare qualsiasi cosa, la fabbrica deve assicurarsi che ogni componente entri nel processo nelle condizioni esatte. Prima ancora che una sola goccia d'olio entri nel miscelatore, la fabbrica deve risolvere un problema invisibile. Ingredienti che sembrano identici possono comportarsi in modi diversi. Un lotto d'olio fuori standard, una base acquosa con un'acidità errata o un ingrediente alla temperatura sbagliata possono già compromettere migliaia di vasetti. Per questo la maionese industriale nasce molto prima della miscelazione. Tutto comincia dall'approvazione delle materie prime. Olio vegetale, acqua, uova, aceto, zucchero e sale costituiscono la base di gran parte delle maionesi prodotte su scala industriale. L'elenco sembra semplice, ma ogni ingrediente svolge una funzione precisa. L'olio costruisce gran parte della consistenza cremosa. L'acqua forma la fase in cui vengono distribuiti i componenti solubili. Le uova aiutano a mantenere uniti olio e acqua. L'aceto regola l'acidità, mentre zucchero e sale equilibrano il sapore finale. Quando arrivano nello stabilimento, questi ingredienti non vengono inviati direttamente al serbatoio principale. Prima vengono controllati per verificarne l'identificazione, il trasporto, l'integrità e le specifiche del lotto. Possono essere prelevati dei campioni per controllare aspetto, odore, acidità, concentrazione e comportamento fisico. Una volta combinate tonnellate di ingredienti, correggere un'anomalia diventa molto più difficile.
La fabbrica cerca di individuare ogni problema quando può ancora essere contenuto in un piccolo recipiente da laboratorio. L'olio deve essere protetto dal calore eccessivo, dalla luce e dal contatto non necessario con l'aria, fattori che possono alterarne aroma, sapore e stabilità. Prima dell'utilizzo può essere filtrato e trasferito attraverso tubazioni chiuse fino al sistema di dosaggio. Gli strumenti di misurazione controllano quanto olio entra nel processo, perché anche una piccola differenza nelle proporzioni modifica la consistenza della maionese. È come costruire un muro con migliaia di mattoni microscopici. Troppo olio, troppo poco olio o mattoni distribuiti male cambiano l'intera struttura. Nel frattempo, la parte composta da acqua, aceto, sale, zucchero e altri componenti solubili viene preparata separatamente. L'obiettivo è sciogliere e distribuire tutto in modo uniforme prima dell'incontro con l'olio. La temperatura deve rimanere entro l'intervallo previsto dalla formulazione, perché influisce sulla viscosità e sul comportamento della futura emulsione. I sensori monitorano questa base, mentre gli agitatori mantengono il liquido in movimento finché non è pronto per passare alla fase successiva. Le uova richiedono un'attenzione particolare. Nella maionese, i componenti presenti soprattutto nel tuorlo funzionano come un ponte microscopico tra acqua e olio. Anche questa materia prima deve rispettare rigorosi controlli di sicurezza e qualità. Gli ingredienti liquidi trattati e standardizzati facilitano il dosaggio e riducono le variazioni tra un lotto e l'altro. L'uovo non serve soltanto a dare colore o sapore, partecipa direttamente all'architettura della salsa. Ed ecco un dettaglio sorprendente. Prima che la maionese diventi densa, quasi tutto ciò che si trova nel serbatoio appare ancora liquido. La consistenza nasce quando l'olio viene suddiviso in goccioline così piccole e numerose da arrivare a occupare lo spazio le une delle altre. Tutto questo funziona soltanto se la base è stata preparata correttamente. In caso contrario, il miscelatore può girare alla massima potenza e produrre comunque una massa instabile. Con le materie prime approvate, dosate e sistemate nei rispettivi serbatoi, la fabbrica arriva al momento decisivo. Le valvole si aprono, le pompe entrano in funzione e l'olio avanza con un flusso controllato verso la fase acquosa. E ora vedremo come questo flusso viene spezzato in milioni di goccioline e come un insieme di liquidi si trasforma nella maionese cremosa che tutti conosciamo. È proprio in questa fase che un errore di pochi secondi può compromettere l'intero lotto. Ora comincia il cuore della produzione. La base acquosa è pronta, l'olio è stato dosato e le linee sono preparate. Eppure nulla garantisce ancora che la miscela riesca. La sfida consiste nel trasformare un flusso d'olio in goccioline minuscole e mantenerle separate all'interno dell'acqua. Per capire che cosa accade, immagina una folla che tenta di attraversare nello stesso momento una porta stretta. Il miscelatore ad alta intensità costringe l'olio a passare attraverso una zona di forte turbolenza, dove il flusso viene spezzato più volte fino a dividersi in particelle sempre più piccole. In molti sistemi industriali questa azione avviene tra le parti mobili e quelle fisse dell'apparecchiatura, come in un gruppo rotore-statore. Il rotore gira ad alta velocità, aspira la miscela nella testa di lavorazione e la spinge attraverso piccole aperture. Ogni passaggio applica una nuova forza di taglio. La forza di taglio fa scorrere gli strati del liquido gli uni sugli altri a velocità diverse. In pratica è come sfregare il flusso d'olio fino a fargli perdere la forma originaria. Quanto più efficace è questa frammentazione, tanto più fine e uniforme tende a diventare l'emulsione. Ma ridurre le dimensioni delle goccioline risolve soltanto metà del problema. Appena si formano, tentano subito di riunirsi. Quando due goccioline si fondono, ne creano una più grande. Se il fenomeno continua, l'olio può cominciare a separarsi. È proprio in quel momento che entrano in azione i componenti dell'uovo. Alcune molecole presenti nel tuorlo si dispongono sul confine tra acqua e olio. Una parte interagisce meglio con la fase acquosa, mentre l'altra si lega ai grassi. Questa disposizione forma una pellicola intorno alle goccioline e rende più difficile che si uniscano di nuovo. Il risultato non compare all'improvviso. L'olio viene generalmente immesso in modo controllato, mentre la miscela circola nel sistema.
Se la portata supera la capacità di dispersione, si formano zone con un eccesso d'olio. Se invece è troppo lenta, il processo perde efficienza e può allontanarsi dallo standard previsto. Man mano che un numero crescente di goccioline riempie il serbatoio, il liquido trova sempre meno spazio per muoversi. La miscela comincia a opporsi al flusso, acquista corpo e passa da un aspetto fluido a una consistenza cremosa. L'addensamento nasce quindi dalla stessa organizzazione microscopica dell'emulsione. Ecco perché la maionese appare compatta nel vasetto, ma si spalma quando viene spinta da un cucchiaio. Sotto pressione, la sua struttura cede e scorre. Quando il movimento si interrompe, recupera parte della propria resistenza. Questa caratteristica facilita il riempimento, il trasporto e rende più piacevole l'esperienza di consumo. Anche la temperatura deve essere monitorata, perché influisce sulla viscosità degli ingredienti e sul comportamento delle proteine. Lo stesso lavoro meccanico può generare calore. I sensori aiutano a mantenere il processo nell'intervallo stabilito, mentre il sistema regola la circolazione, la durata e l'intensità della miscelazione. Un altro nemico è l'aria. Le bolle possono alterare l'aspetto, interferire con la misurazione del volume e favorire difetti nella consistenza. Per questo alcune linee utilizzano impianti chiusi e condizioni che riducono l'incorporazione d'aria durante l'emulsificazione. Negli impianti di grandi dimensioni, la miscela può circolare attraverso un'apparecchiatura in linea e ritornare nel serbatoio finché non raggiunge lo standard desiderato. In altre configurazioni, l'emulsificazione avviene direttamente all'interno del recipiente. La scelta dipende dal volume, dalla formulazione e dalla consistenza ricercata. Mentre il processo procede, piccoli campioni possono essere analizzati per verificarne viscosità, stabilità, aspetto e acidità. La fabbrica non aspetta che il vasetto arrivi sugli scaffali per scoprire un'anomalia. Il lotto deve dimostrare di avere la struttura corretta prima di passare alla fase successiva. Uno degli aspetti più impressionanti è che due maionesi preparate con ingredienti simili possono avere consistenze diverse a causa delle dimensioni e della distribuzione delle goccioline. La formula conta, ma anche il modo in cui la macchina trasferisce energia alla miscela determina ciò che percepiamo sul cucchiaio. Quando l'emulsione raggiunge la consistenza prevista, somiglia già al prodotto finale, ma non è ancora pronta per lo scaffale. Ora bisogna verificare che ogni lotto resista al confezionamento, al trasporto e al periodo di conservazione senza perdere consistenza, sapore o sicurezza. Ora voglio conoscere la tua opinione. Immaginavi che la cremosità della maionese dipendesse dal controllo di goccioline invisibili? Raccontami nei commenti che cosa ti sta sorprendendo di più e scrivi anche da quale città o regione d'Italia stai guardando Fabbriche in curiosità. Ora la maionese affronterà una serie di test e ispezioni. Poi passerà alle macchine che riempiono, chiudono ed etichettano milioni di confezioni con estrema precisione. È in questa fase che i sensori devono individuare difetti che l'occhio umano potrebbe non riuscire a percepire. Quando l'emulsione esce dal miscelatore ha già colore e cremosità, ma non si è ancora guadagnato il diritto di entrare nel vasetto. Prima, il lotto deve dimostrare di mantenere lo stesso standard dall'inizio alla fine. È qui che la fabbrica cerca difetti invisibili prima che si trasformino in migliaia di confezioni da scartare. Un campione viene sottoposto ad analisi di aspetto, aroma, sapore, acidità e consistenza. L'obiettivo non è capire soltanto se la maionese è buona. Deve corrispondere allo standard stabilito, perché anche una piccola differenza può essere percepita quando il consumatore apre il vasetto. La consistenza può essere misurata con strumenti che valutano quanto la maionese oppone resistenza al movimento. Se è troppo fluida, può colare e sembrare separata. Se è troppo compatta, rende più difficile il pompaggio e il riempimento. Il punto giusto deve funzionare sia sul cucchiaio sia nelle macchine. Viene controllata anche l'acidità, perché influisce sul sapore e sul comportamento del prodotto. Il valore deve rimanere nell'intervallo previsto dalla formulazione. I campioni prelevati in momenti diversi aiutano a individuare eventuali variazioni durante la produzione. Un altro test verifica se l'emulsione mostra segni di separazione.
La superficie non deve rilasciare olio, formare sacche liquide o assumere un aspetto irregolare. In laboratorio, il prodotto può essere sottoposto a condizioni che accelerano la comparsa dei difetti e aiutano a prevederne il comportamento durante la conservazione. Quando il lotto viene approvato, la maionese raggiunge il reparto di riempimento attraverso tubazioni chiuse. Pompe progettate per prodotti viscosi spingono la crema senza comprometterne la struttura. Il flusso deve rimanere continuo, perché impulsi troppo forti o infiltrazioni d'aria possono alterare il dosaggio e segnare la consistenza. Vasetti o flaconi entrano nella linea e vengono controllati. I contenitori deformati, sporchi o fuori posizione devono essere rimossi. Guide e sensori mantengono ogni confezione allineata, creando una sequenza che ricorda un esercito di contenitori in marcia sotto lo stesso comando. Nel punto di riempimento, gli ugelli dosatori si posizionano sopra le confezioni. La macchina rilascia una quantità prestabilita di maionese e interrompe il flusso nell'istante calcolato. A seconda dell'impianto, la dose può essere controllata in base al volume, al peso, oppure mediante il movimento preciso di pistoni e pompe. La viscosità trasforma questo momento in una vera sfida. La maionese non deve schizzare come l'acqua, né formare fili che sporchino il bordo del vasetto. La forma dell'ugello, la velocità di riempimento e l'interruzione del flusso devono lavorare insieme per garantire una dose pulita e sempre uguale. Se il bordo si sporca, la chiusura può risultare compromessa. Subito dopo, i tappi vengono alimentati, orientati e posizionati sui contenitori. I sistemi di serraggio applicano una forza controllata per chiudere senza deformare la confezione né lasciare passaggi d'aria. In alcuni formati, un sigillo interno crea una barriera aggiuntiva. I sensori possono confermare la presenza del tappo, mentre le telecamere individuano componenti inclinati, mancanti o posizionati male. Anche un difetto minimo in questo punto può vanificare tutto il lavoro svolto fin dalla preparazione degli ingredienti. Poi arriva il controllo del peso. Una bilancia dinamica può verificare ogni confezione mentre continua a muoversi. Le unità al di sotto o al di sopra dell'intervallo previsto vengono deviate automaticamente, permettendo di individuare gli errori di dosaggio senza aprire i vasetti né fermare l'intera linea. Vengono applicate le etichette e le stampanti riportano lotto e data di scadenza. Questi codici funzionano come la carta d'identità del prodotto. I sistemi di ispezione possono ancora individuare irregolarità prima che le confezioni vengano raggruppate e inviate all'inscatolamento. I vasetti approvati entrano nelle scatole e vengono sistemati sui pallet. Robot o impianti automatici ripetono con regolarità i movimenti più pesanti. Strato dopo strato, le confezioni formano blocchi stabili, protetti e pronti per raggiungere il magazzino. A questo punto, la maionese ha smesso di essere un'emulsione dentro un serbatoio ed è diventata un prodotto chiuso, identificato e tracciabile. Ora resta da scoprire come attraversa i centri di distribuzione, quali miti circondano la sua conservazione e perché un semplice vasetto richiede tanta ingegneria prima di arrivare sulla tua tavola. Dopo essere stata inscatolata, la maionese viene trasferita al magazzino e ai centri di distribuzione. Anche fuori dalla fabbrica, i controlli continuano. Le scatole devono rimanere protette dal calore eccessivo, dall'umidità e dagli urti, mentre il codice di lotto permette di rintracciare ogni singola unità. Durante il trasporto, l'obiettivo è proteggere la confezione e mantenere il prodotto nelle condizioni previste. I pallet vengono organizzati per evitare schiacciamenti, cadute e deformazioni. Quando arrivano nei supermercati, i vasetti entrano in una catena che deve preservare lo standard costruito all'interno del serbatoio. Ed è proprio dopo l'uscita dalla fabbrica che nascono alcuni dei più grandi equivoci sulla maionese. Il primo riguarda le insalate. Molti accusano subito la salsa in caso di intossicazione, ma la sua acidità e l'impiego di uova trattate la rendono meno favorevole alla proliferazione di diversi microrganismi di quanto si possa immaginare. Questo controllo aiuta anche a spiegare la sua durata. La stabilità non dipende soltanto dai conservanti. Nasce dalla combinazione di acidità, igiene, uova pastorizzate, dimensione delle goccioline e confezione sigillata. Dopo l'apertura, il prodotto deve essere conservato seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta.
Anche l'aspetto rivela un altro segreto. Il colore chiaro non deve necessariamente derivare dal latte o dalla panna. Quando l'olio viene frammentato in goccioline microscopiche, queste diffondono la luce e fanno apparire l'emulsione più bianca. Persino la tonalità racconta come ha lavorato la macchina. Questa struttura spiega anche perché la maionese mantiene i solchi lasciati dal cucchiaio, ma scorre quando viene sottoposta a pressione. È proprio questa caratteristica che permette di pomparla attraverso i tubi, riempire i vasetti con precisione e farla restare compatta nel panino. E così arriviamo al dettaglio più sorprendente. Ciò che sembra una crema continua è in realtà una moltitudine di goccioline d'olio a cui viene impedito di riunirsi. Ogni cucchiaiata esiste perché la fabbrica controlla una separazione che la natura tenta di provocare in ogni momento. Ora, raccontami nei commenti quale scoperta ha cambiato il tuo modo di guardare la maionese. E per continuare a scoprire processi che quasi nessuno immagina, iscriviti a Fabbrica in Curiosità e attiva la campanella, perché il prossimo alimento di uso quotidiano potrebbe nascondere un'ingegneria ancora più sorprendente. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini nemmeno la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Il video sta già comparendo sullo schermo. Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche in Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì!